Buongiorno, siamo a Roma per motivi che poi conoscerete, ma ne approfitto per raccontarvi due curiosità sulla Basilica di San Pietro in Vincoli, che è qui dietro le mie spalle. Siamo vicino alle terme di Tito all'Esquilino. Allora, in questa basilica sono conservate le catene con le quali sarebbe stato incatenato Pietro quando era a Gerusalemme e quando era a Roma. Allora, le catene di Gerusalemme sarebbero state consegnate dal patriarca di Gerusalemme alla moglie dell'imperatore Teodosio II. Lei le ha portate a Roma e il Papa Leone I le ha unite a quelle che erano presenti qui a Roma, quindi ha unito le due catene che hanno incatenato Pietro nelle due città, e queste due miracolosamente si sarebbero unite tra di loro in un modo assolutamente indissolubile. Questo ovviamente è stato interpretato come un segno divino, il segno della volontà di Dio di veder riunito Occidente e Oriente. Perché? Perché nel V secolo d.C. Roma viveva, il Vaticano insomma, viveva un periodo particolarmente travagliato, c'erano i barbari ai confini, c'era appunto la lotta tra Occidente e Oriente, quindi questa unione è stata, diciamo così, letta in questo modo. Devo dire che ancora una volta sono stati bravissimi a presentare a presentare questo evento in funzione loro. Ma c'è un altro aspetto all'interno di questa basilica che è molto interessante. Voi sapete che conserva il Mosè scolpito da Michelangelo, quello famosissimo. Ora, questo Mosè in questo momento sta guardando verso la porta d'ingresso della chiesa, cioè la porta dalla quale entrano i pellegrini. In un primo momento il Mosè avrebbe in realtà guardato le catene e poi Michelangelo, nella sua straordinaria abilità, sarebbe riuscito a girare lo sguardo di Mosè verso la porta, distogliendolo dal guardare le catene e facendolo così guardare i pellegrini. Non so se questo abbia avuto un significato anche relativo al fatto che non voleva più guardare delle catene che forse magari non erano così vere come si potrebbe pensare. Sta di fatto, insomma, che adesso guarda verso la porta d'ingresso. Questo Mosè è quello legato alla famosa leggenda, al racconto che si dice che insomma Michelangelo avrebbe colpito con il martello questo Mosè talmente bello, talmente realistico, e gli avrebbe detto: ma perché non parli? Ecco, la cosa che mi viene in mente è che Mosè a un certo punto avrebbe detto: ma perché io in realtà ho già detto tutto, e quindi insomma chi ha orecchi per intendere intenda. Un'ultima curiosità però vi voglio lasciare. Voi vedete che Mosè ha due apparenti corna sulla testa. Questo deriva da una interpretazione del passo della Bibbia che dice che quando Mosè è sceso dal monte Sinai con le tavole aveva la faccia raggiante, cioè era come se emanasse dei raggi. E già in vari video ho spiegato nei libri che Mosè ha la faccia raggiante probabilmente perché era stato colpito da un qualcosa che gli aveva, come dire, bruciato la pelle, un po' come chi avesse preso tanto sole. Sappiamo che ha la faccia particolarmente lucida. Ecco, questa interpretazione avrebbe portato alla realizzazione di queste due corna, cioè come un Mosè che emanasse dei raggi particolari. Ecco, in realtà forse la spiegazione è diversa. Quindi ricordiamoci questo fatto, ricordiamoci che Mosè prima guardava verso le catene e poi adesso invece guarda verso la porta da cui entrano i pellegrini, e ricordiamoci anche la possibile risposta che la statua di Mosè avrebbe potuto dare a Michelangelo dicendo: veramente io ho già detto tutto, non ho più niente altro da dire. E quindi direi che chi vuole capire le cose che ho detto è assolutamente in grado di farlo. Ciao, grazie, alla prossima.